Ciao a tutti e bentornati a Roma. Oggi siamo da Luciano Cucina Italiana e ovviamente torniamo a parlare di pasta. Per la prima volta ci soffermeremo su un argomento veramente importante, la mantecatura. Cercherò di rispondere a tutte le vostre domande che avete fatto nell'arco del tempo. Vedremo infatti che ogni tipo di pasta ha la sua mantecatura, anzi forse qualcuna neanche ce l'ha. Questo episodio sarà anche l'occasione speciale per lanciare la collaborazione dei libri d'Italia Squisita con Pentoli Agnelli. Di questo però vi parlerò soltanto alla fine del video. Vediamo innanzitutto che cos'è la mantecatura. La mantecatura è una tecnica che serve a rendere una preparazione omogenea. Questo grazie all'incorporazione dell'aria e all'utilizzo di un grasso e di un addensante. La mantecatura non è nient'altro che un'emulsione, che nel caso della pasta è composto dall'acqua di cottura e dalla salsa e soprattutto da uno stabilizzante che è l'amido. Questo processo di emulsione è quello che ci permette di ottenere una pasta legata, cremosa e in alcuni casi molto più appetibile. Partiamo dallo strumento che dobbiamo utilizzare. È una delle domande che ci è stata rivolta più frequentemente in tutti i video. Quasi tutti gli chef nei video di Italia Squisita utilizzano un tipo di padella specifico. La padella ha un nome, saltapasta. Si tratta di una padella di alluminio pensata proprio per la mantecatura, per due motivi. Il primo motivo è quello della sua ruvidità. Infatti l'alluminio ha proprio una grana speciale che permette di estrarre al meglio gli amidi dalla pasta e creare una mantecatura migliore. È ovviamente sconsigliato mantecare in padelle antiaderenti o di altri materiali. Infatti se non c'è resistenza sarà molto più difficile creare un'emulsione. Una padella d'alluminio è una padella molto più leggera rispetto a padelle di altri materiali come ferro, ghisa o acciaio. Quando dobbiamo fare pasta per più persone, 4 o 5 persone, quindi andiamo a mantecare anche più di mezzo chilo di pasta, diciamo il lavoro inizia a essere abbastanza faticoso. Un'altra domanda che viene rivolta molto spesso è quella dei tempi di cottura. Non c'è una vera e propria regola, quella sta proprio alla sensibilità della persona che poi fa l'operazione di mantecatura e di servizio. 3 sono i tempi da rispettare. Il primo tempo è la cottura della pasta, dopodiché scolare la pasta, mantecare per almeno un minuto, ma è molto importante non mantecare fino alla fine, quindi la pasta va lasciata leggermente liscia, morbida, in modo tale che nella terza fase, quella del servizio, gli amidi iniziano il loro lavoro, quindi quello di stabilizzare la nostra emulsione. Così facendo la pasta arriverà perfettamente mantecata al tavolo. È importante sapere che esistono 3 tipologie di mantecatura, che non sono tutte uguali. La prima è quella a caldo. In questo caso andremo a preparare un aglio e olio, che come tutte le paste in bianco è quella che più si addice a questa tipologia di mantecatura. Andiamo a prendere la nostra pasta 3 minuti prima del termine della cottura e la mettiamo dentro la padella con il nostro aglio e olio. L'aglio e olio sta cuocendo e buttiamo all'interno la pasta. A questo punto iniziamo ad emulsionare, quindi a mantecare con l'aiuto di una spatola o delle pinze. Questa spatola e queste pinze sul fuoco ci aiuteranno a raggiungere un'emulsione quasi perfetta. Quindi la prima emulsione che noi andiamo a cercare e a creare viene fatta sul fuoco, perché il calore ci aiuterà ad estrarre l'acqua in eccesso e a far tirare fuori gli amidi alla pasta. Quando abbiamo raggiunto, diciamo, la consistenza desiderata, quindi preferibilmente un po' più lenta rispetto alla mantecatura finita, la togliamo dal fuoco e finiamo di mantecare, quindi saltando proprio la pasta con la padella fuori dal fuoco, facendola freddare anche un pochino in modo tale che gli amidi che sono stati estratti con il calore si stabilizzino e rendano la pasta ancora più cremosa ed emulsionata. Questo aglio e olio, come vedete, è estremamente cremoso e molto legato. È puramente un gusto personale. Se a qualcuno piace avere una pasta meno cremosa, non deve fare nient'altro che ridurre i tempi di mantecazione e quindi avere una pasta più liscia e scivolosa e con meno amido presente all'interno. Vediamo adesso un altro grande classico, il cacio e pepe. È una pasta che va rigorosamente mantecata a freddo. In questo caso tiriamo fuori la pasta non 3 minuti prima,
ma quasi a cottura, quindi quando mancano proprio 30-40 secondi alla fine della cottura della pasta. Scoliamo e la mettiamo in una padella, ovviamente questa padella fredda, con la salsa già preparata. E iniziamo a mantecare. Se vediamo che la mantecatura è troppo densa, quindi è troppo cremosa, non avendo amido a disposizione, possiamo diluire questa mantecatura grazie all'acqua di cottura della pasta, ovviamente a temperatura ambiente. In questo caso l'acqua della pasta, il grasso del formaggio e il poco amido della pasta ci aiutano e ci porteranno ad avere la giusta cremosità in poco tempo. Molto importante è la temperatura. Il cacio e pepe va mantecato a una temperatura che non deve superare i 70 gradi. Il terzo metodo è un metodo misto, è un metodo che fa prima un po' di bagnomaria e finisce fuori dal bagnomaria, quindi abbiamo una prima parte diciamo completamente calda e una seconda parte fredda che serve soltanto a stabilizzare la salsa. È il metodo con cui io cucino la mia carbonara. Quindi prepariamo la nostra padella con la salsa della carbonara, quindi col nostro mix. Portiamo la pasta a cottura, la cottura deve essere completa, quindi la pasta deve rispettare il tempo di cottura che è indicato. Dopodiché la scoliamo e la mettiamo all'interno della nostra salsa. Allunghiamo con un mestolo di acqua di cottura, portiamo sul bagnomaria e iniziamo diciamo a mantecare. Questa mantecatura viene fatta a bagnomaria perché noi in questo caso non utilizziamo gli amidi della pasta per mantecare, bensì le proteine dell'uovo. Quindi andiamo a coagulare le proteine dell'uovo che ci aiuteranno ad addensare e a rendere la nostra carbonara cremosa. Molto importante anche qui la temperatura, non superare mai i 65 gradi. Il processo del bagnomaria dura all'incirca dai 30 ai 40 secondi. Superati questi 30 secondi, togliamo fuori dal fuoco, lasciamo riposare la pasta per 20-30 secondi, rimantechiamo fuori dal fuoco e otteniamo così una pasta cremosa, è pronta per essere impiattata. Due errori si possono fare, il primo che è quello diciamo più semplice da fare, che è quello di superare la temperatura di coagulazione delle proteine dell'uovo, quindi portare magari a 70-75 gradi e in questo caso andremo a realizzare una vera e propria frittata. Altro errore è scolare la pasta troppo prima, quindi cercare una cottura al dente che poi in fase di mantecatura di bagnomaria andrà a spezzare completamente gli spaghetti, che essendo ancora duri non riescono a seguire il movimento diciamo più morbido della mantecatura. Abbiamo visto come e quando si manteca, adesso vi vorrei mostrare quando non è necessario mantecare. Questa regola vale per tutte le paste che sono accompagnate da salse già cremose e ricche di loro. L'esempio che faccio sempre è quello della pasta al pomodoro. Ovviamente la salsa al pomodoro, essendo già una salsa densa e tirata, non ha bisogno di una pasta che rilasci moltissimo amido, perché in fase di mantecatura con l'aggiunta di un filo di olio extravergine d'oliva riusciamo a ottenere la stessa cremosità di una pasta che ha molto amido. Un altro esempio importante è la pasta col pesto. Come tutti sapranno, il pesto da tradizione viene servito come salsa appoggiata e poi sono gli stessi commensali che a tavola lo mescolano come una vera e propria insalata. L'unica accortezza è quando si mette la salsa del pesto sopra la pasta e aggiungere un filino di acqua di cottura. Questo è possibile perché nel pesto, come già detto, abbiamo degli elementi molto grassi che sono il formaggio, l'olio extravergine d'oliva e ovviamente anche la frutta secca, i pinoli. Dal lato completamente opposto abbiamo un'altra tecnica che è la risottatura. Una pasta risottata è una pasta che cuoce completamente all'interno del suo liquido, quindi inizia e finisce la cottura dentro un liquido. In questo caso si tratta di una pasta corta che viene cotta all'interno di un brodo di pesce, quindi viene lavorata come un vero e proprio risotto. Liquido neutro, quindi completamente pulito senza nulla all'interno, in cui mettiamo la nostra pasta.
Questa tecnica ricorda un po' one pot pasta, ma diciamo non è tutto male, insomma. Se fatta in maniera intelligente può essere un'ottima soluzione. La risottatura lo ricorda molto. In questo caso non andremo ad aggiungere né formaggi, ma solo un goccio di olio extravergine d'oliva alla fine per legare leggermente di più la salsa, ma non otterremo una mantecatura molto estrema e molto tirata, ma il risultato sarà una pasta molto emulsionata sì, legata sì, ma molto più liscia e morbida, come una vera e propria minestra. Con questo video spero di avervi dato tutti gli strumenti possibili per fare al meglio le vostre paste mantecate. Spero che abbiate capito che quello che dobbiamo raggiungere per primo è l'equilibrio e non la cremosità. Ogni pasta ha le sue regole e il suo modo per essere mantecata. Mettetevi alla prova e trovate la misura giusta per il vostro gusto. Per aiutarvi ancora di più, Italia Squisita e Pentole Agnelli hanno dato vita a una collaborazione imperdibile. Seguite il link in descrizione per capire come avere il vostro saltapasta e mantecare come un professionista, ovviamente insieme ai libri Italia Squisita. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video e vi aspetto da Luciano Cucina Italiana, che da oggi ha anche il suo nuovo cocktail bar, Veleno.